Bene, siamo nel 2022 e dobbiamo fare un salto indietro di 40 anni, 1982. All'epoca avevo 15 anni, studiavo clarinetto al conservatorio ed ero appassionato di composizione. La musica che mi affascinava era la musica del Rinascimento e studiavo da solo il contrappunto rinascimentale. Una sera ero a casa da solo, accendo la televisione e sento una musica a me sconosciuta. Un'opera. Guardo perché la musica mi piaceva, ma che musica è? È così diversa dalla musica che fino adesso mi aveva sempre affascinato, la musica rinascimentale, ma questa è musica di un altro pianeta. Ascolto fino alla fine, non capisco che cos'è, ma mi piace. Vedo dopo che si tratta dell'olandese volante, Der Fliegende Holländer, trasmesso in diretta o quasi, una diretta trasposta di un'ora, da Bayreuth, l'olandese volante. Questo titolo, Der Fliegende Holländer, sembra il titolo di un pezzo buffo. Tu immagini un olandese che vola. Che cosa sarà mai? Eppure la musica non era una musica buffa, non era musica umoristica. Si trattava di un'opera di una serietà quasi spaventosa. Ascolto il pezzo fino alla fine. Non ricordo più cosa ho capito e cosa non ho capito. Probabilmente è più quello che io non ho capito che mi ha affascinato. Non capivo e mi affascinava. Risparmiai un poco di soldi e mi capitò l'occasione in un negozio di dischi. Io abitavo in una città non grande, Bolzano, in un negozio di dischi di vedere Der Fliegende Holländer. Cosa faccio? Avevo a casa l'Orfeo di Monteverdi, ma non avevo Der Fliegende Holländer. Lo compro, ascolto e non arrivo oltre l'ouverture. Mi devo fermare. Passano delle ore o forse passa mezza giornata, riascolto tutto da capo, l'ouverture e il primo atto. Mi devo fermare. E con questo processo di digestione progressiva ho ascoltato nell'arco di diversi giorni l'olandese volante, che nel frattempo stavo capendo sempre meglio, sempre più consapevolmente, fino all'ultima nota. E da quel momento io ho capito di amare questa musica. Poi mi informai ovviamente perché come ragazzo curioso, un foglio di carta bianco, io avevo questa esigenza di riempire questo foglio di carta bianco che ero e che in parte sono ancora, e mi sono informato su Wagner, ho chiesto, parlavo con i miei colleghi di conservatorio, alcuni dicevano Wagner lo puoi dimenticare, quello era un tipo, musica lunga, musica noiosa. E questi preconcetti, ovviamente preconcetti di altro tipo, quelle classiche categorie a cui si associa Wagner in maniera più o meno giusta o ingiusta. Quindi Wagner l'opportunista, Wagner il nazionalista, Wagner l'antisemita, il megalomane, ma anche il genio. Come si può negare la genialità di Wagner? E la mia curiosità sembrava ferma, poi mi sono appassionato a Mozart, poi mi sono appassionato a tutt'altro. Un giorno di nuovo, siamo nel 1985, accendo di nuovo la radio per caso e sento di nuovo una musica meravigliosa, che però aveva degli echi rinascimentali e dicevo, ma com'è possibile? Musica non rinascimentale che però ha delle armonie di tipo rinascimentale, la dominante che va sulla sottodominante, ma questo non lo fa Mozart, questo lo facevano nel Rinascimento. Chi fa questo in un periodo successivo? Ascolto di nuovo fino alla fine Lohengrin. Queste armonie, queste triadi perfette, collegate però in maniera
assolutamente non classica ma arcaica. Un altro grande amore. Concludo lo studio di clarinetto, inizio a studiare composizione perché appunto la mia curiosità si era espansa. Il mio professore di composizione non mi stimola in maniera eccessiva verso Wagner, bisognava studiare Bach, bisognava studiare i classici. Un mio collega, per ringraziarmi, avevo suonato un suo pezzo, mi regala la partitura di Tristano, un libro grande così. La partitura della Dover, me lo ricordo benissimo con questo, insomma, con l'immagine in stile Liberty famosa di quest'uomo e questa donna che sono due esseri androgeni, potrebbero essere due donne, potrebbero essere uomo e donna, non si capisce. E accende in me una curiosità che ancora non si è estinta. Work in progress. Per me Wagner è una continua scoperta e così come nel 1982 iniziai con l'ouverture, dovetti interrompere e poi dovetti riprendere da capo fino alla fine del primo atto e dovetti di nuovo interrompere e così via, così sto facendo adesso con le opere complete di Wagner. Non sono arrivato alla fine, sono in mezzo al cammino. Quello che conosco o che credo di conoscere mi affascina, mi incuriosisce sempre e quello che ancora non conosco spero un giorno di poterlo conoscere, amare e approfondire. Intanto per questo lavoro non esiste un nome. Esiste una definizione francese, souffleur, che ricorda un po' il soffio. Allora uno immagina qualcuno che soffia, souffleur, il soffiatore. Esiste una parola in italiano, il suggeritore, allora uno immagina una persona che suggerisce. E cosa devi suggerire? Cosa devi suggerire? La soluzione di un compito in classe? Io ricordo che suggerire significava per me, quando facevamo la versione di latino, suggeriscimi quella frase, suggeriscimi, perché o quando uno era interrogato, la professoressa faceva una domanda e quello che era interrogato diceva suggerite, suggerite, cosa vuoi suggerire? Tanto la professoressa se ne accorge comunque se sai o se non sai. C'è poco da suggerire. Suggerire per me era una parola stupida, perché era sempre ricollegata col tentativo ingenuo, destinato a fallire, di una persona mal preparata. E quindi anche questa persona destinata a fare una bruttissima figura. Quindi cosa dovrebbe essere il suggeritore? Quello che evita al cantante di fare brutta figura davanti al pubblico? Ma no, certo che no. Ma non esiste un'altra definizione. Il souffleur, che sembra quasi un cuoco, o che sembra quasi l'azione di una bistecca che fa fumo, e il suggeritore, che è quello che cerca di aiutare una persona in grave imbarazzo, suggerendo in maniera quasi ridicola. Non esiste una definizione. Quindi cosa faccio io di mestiere? Un lavoro ridicolo. Infatti, quando mi chiedono ma cosa fai tu alla Wiener Staatsoper? Suoni uno strumento? No. Canti? No. Dirigi? No. Cosa fai? Il souffleur. La prima reazione è ridere. Il mestiere del souffleur o del suggeritore è un mestiere che crea ilarità. Allora, intanto bisogna spiegare, questa ilarità però è anche compatibile con la simpatia. In fondo il suggeritore o il souffleur è comunque una persona simpatica.
Simpatico a chi? Al pubblico? No, perché il pubblico non lo vede e non lo sente. Anzi, se il souffleur viene sentito o visto dal pubblico, sta facendo un cattivo lavoro. Il souffleur è invisibile e inudibile. A chi deve stare simpatico il souffleur? A due poli che il souffleur collega. Un polo, e comincio dal più importante, è il cantante. Il cantante è l'evento della serata operistica. Si va al teatro a sentire quel cantante, quella cantante. Poi si va a sentire l'opera che quel cantante o quella cantante cantano, ma si va a sentire il cantante, il quale viene collegato da me al direttore d'orchestra, al maestro, che è la persona che ha il compito di aiutare il cantante a fare il suo compito al meglio. Quindi il direttore d'orchestra bravo aiuta il cantante nella velocità, nella dinamica dell'orchestra, nel dare al ruolo un profilo artistico, dà dei consigli al cantante, ma accetta anche dal cantante suggerimenti riguardo alle sue esigenze. E in mezzo sta questo suggeritore che fa ridere tutti e che deve cercare con buone maniere, in maniera discreta ed umile, deve cercare in maniera discreta ed umile di portare il messaggio del maestro davanti al cantante, che alla sera ha paura e quindi ha bisogno di sentirsi costantemente seguito, mentre il maestro, che chiaramente aiuterà il cantante, deve però anche dedicarsi all'orchestra. Non può avere sempre gli occhi solo sul cantante, deve anche guardare a destra, a sinistra, in fondo. Spesso deve costringere l'orchestra a suonare piano e quindi non può con le mani segnare in alto, perché nel momento in cui il maestro segna in alto, per l'orchestra non è più chiaro adesso la dinamica cambia o no. È solo un banale esempio. Io invece dal mio buchetto, che sta proprio davanti al cantante, posso dedicarmi interamente al sostegno psicologico del cantante o della cantante, che sanno la loro parte benissimo. Loro non hanno bisogno del suggerimento come il bambino interrogato dalla professoressa che non sa quando è nato Giulio Cesare. Non ha bisogno del suggerimento, ha bisogno esclusivamente di un sostegno psicologico e della certezza che qualora ci sia un momento di incertezza ritmica, io dico soprattutto ritmica, ci sia qualcuno che gli fa un gesto essenziale e il cantante sa regolarsi, sa di nuovo orientarsi. Questo gesto essenziale lo può dare benissimo anche il maestro, ma è meglio che il cantante sappia questo gesto essenziale arriverà, perché forse il maestro in quel momento sta dedicandosi ai fagotti. Magari l'oboe è entrato troppo presto, allora il maestro in quel momento deve salvare l'oboe e non può salvare la cantante poverina che si deve riferire all'entrata dell'oboe sbagliata per poi entrare con la sua frase. Cosa faccio adesso? Il suggeritore mostra la mano, respira con la cantante, o meglio espira con la cantante e poi entra con la cantante al punto giusto. Come faccio io, suggeritore, simpatico, a capire chi ha ragione e chi no, o
le note davanti a me, ho uno spartito, generalmente una riduzione per canto e pianoforte, quindi non tutta la partitura orchestrale, non mi interessa, quella ce l'ha il maestro dietro di me. Vedo esattamente e sento esattamente dove siamo, cosa che la povera cantante non può perché lei non ha le note davanti e in quel momento ha altre cose a cui pensare. Ho la calma che serve per respirare e per pensare in modo chiaro, vedo il maestro da un monitor, quindi so esattamente in quale punto della battuta è il maestro, vedo in quale punto della battuta ci troviamo e in quel momento metto dentro il cantante. Esiste nella tradizione della musica rinascimentale e pre-barocca in Italia una figura di cui nessuno sa niente. È la figura del rimettitore. Il rimettitore non era proprio il maestro del coro. Il rimettitore era quella persona che conosceva il mottetto, perché parliamo adesso di polifonia, il mottetto a 5, 6, 7, 8 parti, lo conosceva a memoria e quando sentiva che qualcuno andava in barca, tra virgolette, cioè qualcuno usciva, perdeva il ritmo, gli faceva un segno e lo rimetteva nella struttura. Quindi, più che non suggeritore o souffleur, io direi che questo termine rimettitore, colui che rimette le cose a posto, sia la definizione più consona, più adatta al compito che io svolgo. Il rimettitore deve essere in grado di leggere una partitura in modo ritmico, in modo metrico, in modo melodico. Il rimettitore è a tutti gli effetti un musicista che rinuncia ai suoi sogni di gloria perché non è cantante, non è direttore d'orchestra, non è pianista, non è strumentista in orchestra, non è compositore e in fondo che cos'è? È un rimettitore. Quindi è una persona umile che ha delle competenze musicali e che ha un unico desiderio, quello di aiutare i grandi musicisti, il maestro e il cantante, a servire il più grande di tutti, che è il compositore, che ha scritto quest'opera, che non è più vivo, di aiutare questi grandi artisti a servire il compositore nel rendere chiaro al pubblico, nel rendere godibile, comprensibile e in ultima analisi a mandare il messaggio del maestro più grande di tutti, che è il compositore, che sia Wagner o Mozart o chiunque altro, al pubblico, che è il destinatario dell'opera d'arte. In questo teatro a Bayreuth il suggeritore sembra avere una funzione particolare. Lo si nota dalle dimensioni del mio posto di lavoro, che in un teatro, diciamo, normale offre una larghezza tanta, diciamo 1 metro, ed un'altezza variabile rispetto all'opera che si fa, perché l'altezza del mio Souffleurkasten, del mio buchetto, è sempre relativa alla scena. Quindi lo scenografo dice che fastidio questo rettangolo che sporge, ma togliamolo, a cosa serve? Tanto il cantante la sua parte la sa, il maestro gli attacchi glieli dà. Che cosa ce ne facciamo di questo bruttissimo
cubo che sporge. Ma è necessario, ma serve, ma cosa serve? Ma non serve a niente, ma sì serve. Abbiamo sempre questa discussione all'inizio di ogni produzione, questo a Vienna. Alla fine vince il partito di coloro che dicono serve, ma allora facciamolo basso, facciamolo più basso possibile, non deve vedersi. E spesso io ho una fessura che mi sembra di essere in un carro armato della seconda guerra mondiale. E da lì io dovrei appunto soffiare, suggerire. Più difficile è però fare il mio vero lavoro, che non è quello di raccontare una storia al cantante, che comunque il testo lo sa benissimo, è quello di trasmettergli energia e sicurezza, e questo lo faccio in modo non acustico ma visuale. E da una fessura piccola il compito è più difficile. A Bayreuth entro in una piscina della larghezza di 2 metri e di un'altezza che può essere non ridotta ma aumentata da 2 speciali cunei che, inseriti a destra e a sinistra, innalzano ancora di più l'apertura della mia fessura. Chi ha avuto quest'idea, e non so se è un'idea del maestro Richard Wagner o se è un'idea di qualche suo successore, chi ha avuto quest'idea ha capito la funzione del suggeritore rimettitore. Il suggeritore deve essere visto, il suggeritore deve poter vedere. Il cantante ha bisogno di un contatto visivo e di una presenza energetica. Qual è la funzione a Bayreuth del suggeritore? Qui facciamo un repertorio lungo. Il cantante ha bisogno di mantenere la concentrazione per un arco di tempo particolarmente lungo. Le pause stesse, che durano 60 minuti, allungano ulteriormente già le dimensioni notevoli di un'opera di Wagner media. Se escludiamo l'olandese volante, Der Fliegende Holländer, e se escludiamo Rheingold, tutte le altre opere di Wagner richiedono, soprattutto nell'ultimo atto, l'ultima ora, ora e mezza, una resistenza psicofisica straordinaria. Alla fine di un'opera di Wagner il cantante deve resistere, deve arrivare in fondo col massimo dell'energia, perché ovviamente le opere di Wagner culminano sempre alla fine. Non può essere che Isolde sia stanca alla fine di Tristano e Isotta. Non può essere che Brünnhilde sia stanca alla fine di Götterdämmerung. Non può essere che Wotan sia stanco alla fine di Walküre. Lì bisogna dare il massimo. Il cantante in quel momento pende dagli occhi e dalla fonte energetica del suggeritore rimettitore. Il suggeritore in quel momento speciale, alla fine di un'opera di Wagner, deve emanare una concentrazione totale. Non deve abbandonare il cantante mai, né con gli occhi né con le mani. In quel caso deve praticamente sostenere, io non dico dirigere perché dirigere lo fa il maestro, ma deve sostenere il cantante in modo che non ceda, che non abbia mai momenti di cedimento. Se succede che il cantante esce ritmicamente, bisogna trasmettergli calma e non ansia, fino all'ultima nota. E bisogna vivere e morire con il cantante o con la cantante. Ho cominciato dalla fine dell'opera, ma ovviamente adesso
All'inizio di un'opera di Wagner, quando tutti sono concentrati, quando ancora il cantante non ha aperto bocca, il cantante in quel momento ha pure bisogno di coraggio, perché ha paura. Il cantante sa benissimo che lo aspettano 5 o 6 ore di sforzo fisico, di sforzo psichico. Il cantante sa che deve servire un capolavoro di Wagner e lo deve servire non per se stesso, ma per un pubblico pagante, per un pubblico competente, per un pubblico critico e spesso spietato. Il cantante deve dare il massimo, non deve deludere il pubblico e se stesso. Questo in nome del maestro. E cosa ci faccio io lì? Io sono lì a dirgli sì, ce la farai. Io sono con te, ti guardo, ti ammiro e ti do la forza, ti do la carica. Chi sono io? Né più né meno che quello che è il pubblico per una squadra sportiva. Io faccio il tifo per il cantante. Come lo faccio? Non applaudendo, non fischiando e non gridando. Lo faccio con l'energia. Questa energia si manifesta in sguardi, si manifesta in accenti ritmici, si manifesta in accenni del testo, ma non per dare un suggerimento al cantante che non sa il testo, per carità, ma per dargli la sicurezza che lui questo testo lo pronuncerà cantando ancora meglio di come gli ho fatto io. E io ovviamente cerco di offrirgli questo spunto ritmico-testuale in maniera esemplare. Se io non lo faccio o se io lo faccio male, sono un criminale, perché in quel momento sto confondendo, sto danneggiando un artista. Ecco la mia responsabilità, ispirare e arricchire al meglio un grande artista ben preparato, ben ispirato e al meglio intenzionato. Sì. Devo dire, i teatri in cui ho lavorato come souffleur, come suggeritore, non sono tanti. La Wiener Staatsoper, ho lavorato ovviamente qui a Bayreuth, ho lavorato in Giappone nell'arco di una tournée della Wiener Staatsoper e lì ho visto che in effetti il giapponese è pronto a ogni sacrificio, perché per arrampicarsi in questo buchetto bisognava fare 5 metri di scala di metallo assolutamente verticale, e invece che in un carro armato della seconda guerra mondiale mi sono trovato in un sommergibile. Insomma, no, non c'è differenza sostanziale, perché il mio compito resta comunque relativo al cantante e non relativo al tipo di teatro. Se poi ho più spazio, ho solo la certezza che chi ha progettato quella struttura ha la consapevolezza dell'importanza di questo tramite fra cantante e maestro. Chi invece ha progettato un buchetto microscopico e scomodo non aveva la più pallida idea e posso soltanto capire. Perché posso capire? Perché io stesso non avevo la più pallida idea fino al momento in cui non ho iniziato a svolgere questa professione curiosa. Torniamo all'idea del suggeritore che fa ridere. Io stesso, da giovane studente di composizione, di direzione d'orchestra, sapevo che in qualche buco si nasconde una persona buffa che si chiama suggeritore.
Ma chi è questa persona buffa? Sarà sicuramente una persona di dimensioni ridotte, che non sa comporre, non sa suonare, non sa cantare, non sa dirigere, quindi fa il suggeritore. Ma in sostanza non serve assolutamente a nulla, è un nascondiglio giusto giusto per occupare una persona che altrimenti sarebbe senza lavoro. È una soluzione per potenziali disoccupati. E in effetti mi fu spiegato chi sono i suggeritori, ma spesso, quasi sempre, sono ballerine e ballerini, nota bene non musicisti, ma persone musicali, perché i ballerini sono certamente musicali, che andati in pensione giovani, perché il ballerino professionista va in pensione a 40 anni o addirittura prima, che andati in pensione dovevano comunque trovare un lavoro fino all'età pensionabile. Cosa fai fare a un ballerino quarantenne che ha ancora 25 anni prima della pensione? Gli fai fare il suggeritore, lo metti lì in un buco e gli fai suggerire qualcosa al cantante che tanto non ne ha bisogno, lo metti, lo fai più piccolo possibile, che non si veda, che non si senta, anzi, come spesso succede, mettete questi ballerini in pensione che fanno finta di lavorare dietro le culisse, dal lato, tanto cosa devono fare? Devono far finta di dire il testo al cantante che del testo non ha assolutamente bisogno. Fateci questo favore. Questa era la mia idea, nota bene, non è così, non è questa la verità. Questa era la mia idea, sciocca e ignorante, di un lavoro che non conoscevo. Per diversi anni ho potuto svolgere la mia professione di direttore di coro. Ho avuto l'onore di lavorare con un coro che faceva ogni anno tournée di 2, 3 o più mesi. Svolsi questa professione fino al momento in cui le mie esigenze familiari mi costrinsero a non poter più andare in tournée. Non potevo lasciare a casa mia moglie con un bambino piccolissimo e un altro in arrivo. Non potevo andarmene per 3 mesi in tournée in Giappone. Ho dovuto per forza lasciare il mio lavoro e cercare un posto fisso che mi consentisse un guadagno ragionevole e che non mi costringesse più a fare viaggi. La mia prima idea fu: d'accordo, ho esperienza con direzione di coro, direzione d'orchestra, vediamo cosa c'è a Vienna, chiediamo se magari in conservatorio non c'è bisogno di un maestro per l'orchestra degli studenti, tutto chiuso. Chiediamo se in una scuola non c'è bisogno di un maestro per il coro dei ragazzi, tutto chiuso. Cosa faccio, cosa non faccio? Un mio amico, un mio ex collega di studio, svolgeva il compito di suggeritore alla Wiener Staatsoper. Parlando di questa mia situazione, lui mi disse: senti, prova a vedere se ti piace questo lavoro. Un nostro collega va in pensione fra un anno. Potrebbe essere interessante per te. E io dissi: bene, perché no? Faccio un'ospitanza di un mese. Conosco gli altri colleghi, questo mio collega mi introduce, mi presenta e scopro che non si tratta di quello che pensavo io, di ballerini in pensione o di persone imboscate, ma si trattava di musicisti dalla A alla Z, gente che svolgeva un lavoro delicatissimo. Conosco Winfried Stelzmüller, che era il primo suggeritore dell'Opera di Vienna, diplomato in organo, in direzione d'orchestra, un orecchio assolutamente sicuro.
E lui mi spiega in 2 parole, me lo ricorderò sempre, cosa fa il suggeritore. E mi ha detto, il suggeritore è come la rete per l'acrobata del circo. L'acrobata del circo sa che se c'è una rete sotto può sentirsi tranquillo. Lui farà le sue piroette, farà i suoi esercizi benissimo, ma se sa che sotto c'è una rete, li farà in maniera ancora più sciolta. Forse la rete non gli servirà mai nella vita, ma la volta in cui lui cadrà non morirà, e lui lo sa. Questo è il suggeritore come sostegno psicologico. Poi mi disse un altro spunto meraviglioso, mi disse in tedesco, lieber wenig als viel, meglio poco che tanto. E io non capii. Il suggeritore non deve dare troppo, è come le spezie nella cucina. Poco ma giusto. Se la spezia non c'è, il piatto cambia sapore. Se la spezia è troppa, il piatto diventa immangiabile. Lieber wenig als viel. Ci vuole quello. Poi basta. Poi mi disse un'altra frase bellissima. Der Dirigent will den Souffleur weder sehen noch hören. Il direttore d'orchestra non vuole né vederti né sentirti. Allora stai facendo un buon lavoro. E questo per me è oro, perché io so esattamente, il direttore d'orchestra ha un ego. Il direttore d'orchestra non vuole essere sostituito dal suggeritore, ma il suggeritore deve sostenerlo, deve assecondarlo, deve essere la sua ombra, deve essere il suo braccio allungato, ma guai se il suggeritore viene visto o sentito. Quindi, come ho cominciato? Stavo seduto vicino al mio collega, vedevo come lavorava, mi ricordavo le frasi chiave e un giorno un altro collega, ricordo un signore con un grande corpo, si chiamava Michael Suppan, stavo seduto vicino a lui, un altro collega, lui mi disse oggi non ho voglia di fare io, fai tu, Don Giovanni. Ormai avevo capito, lieber wenig als viel, der Dirigent will dich weder hören noch sehen, mi sono ricordato di queste massime, ho lavorato, ho visto che i cantanti mi sorridevano, ho visto che il maestro mi ringraziava, ho visto che il pianista mi faceva un segno affermativo con la testa e ho capito che questo era un lavoro di ispirazione. È un lavoro dove io vengo ispirato dai miei colleghi ed è un lavoro in cui io ho il compito di ispirare i cantanti e che cantanti spesso. Quindi questo tramite, questo lavoro di medium, è un lavoro medianico a tutti gli effetti, era per me, persona volonterosa a fare un passo indietro, era per me l'ideale. Mi hanno ringraziato non solo i cantanti, non solo i maestri, ma anche i miei bambini e anche mia moglie. Non ho sbagliato, ho rinunciato al grande applauso, ma di questi ne ho già avuti abbastanza nei 7 anni in cui sono andato in giro per il mondo con i Wiener Sängerknaben a fare concerti in Giappone, in America, in Europa, qui, lì, su, giù. Applausi ne ho avuti abbastanza, anche troppi. È arrivato il momento di fare un passo indietro, di andare in seconda fila o in terza e di assumere nel mio armadietto il posto privilegiato di spettatore attivo che ha l'onore di servire grandissime personalità. Dietro di me, maestri davanti a me, cantanti intorno a me, orchestrali.
splendidi. Mi sento privilegiato e onorato. Suggeritore è sicuramente un mestiere collegato a una tecnica. Dove si impara questa tecnica? Ogni suggeritore, rimettitore o souffleur ha una sua storia. Ma dove si impara questa tecnica? La si impara attraverso l'intelligenza, non attraverso un libro, non attraverso una scuola. Chi ha una preparazione di tipo direttoriale avrà più vantaggi secondo l'aspetto tecnico della mano. Chi ha una preparazione di tipo vocale, che so, un cantante in pensione, avrà più vantaggi dal punto di vista della comprensione psichica del cantante. Chi invece viene dal balletto, perché è vero che esistono i suggeritori che in passato erano ballerini, esistono, ma col più grande rispetto. Queste persone forse dovranno lavorare di più perché non sanno forse leggere le note a prima vista come lo può fare un direttore d'orchestra, ma avranno un altro tipo di sensibilità, una sensibilità di tipo ritmico, o forse una sensibilità di tipo espressivo. Il ballerino è una persona che esprime tutto col corpo, senza cantare, senza parlare, senza recitare. Ogni suggeritore ha la sua storia. La tecnica la impari basando la tua natura e il tuo background su quello che vedi davanti a te. In base alla tua intelligenza emotiva, in base alla tua sensibilità e in base alla tua umanità. Ci sono anche suggeritori poco umani. Certo che ci sono. Magari precisi, magari ben preparati, ma poco umani. Va benissimo, va bene anche quello. Ci sono suggeritori più umani che musicali, ma va bene anche quello. Anche il cantante e anche il direttore d'orchestra si trovano ogni volta di fronte a un suggeritore diverso. Non si pensi che tutti i suggeritori siano uguali o simili, ma si trova di tutto. Così come in effetti si trova di tutto anche mutatis mutandis con i direttori d'orchestra, perché tu trovi il direttore d'orchestra che viene dal violino, che dirigerà diversamente dal direttore d'orchestra che viene dal pianoforte, per non parlare di certi direttori d'orchestra che non hanno mai studiato direzione d'orchestra e che inventano il loro lavoro nel momento in cui dirigono. Apriti cielo. Quindi si tratta sempre di una variabile. Dove si impara a suggerire, lo si impara facendolo per anni, anni e anni, in base alla propria natura umana e in base alla propria preparazione, che può essere la più diversa possibile. Nel momento in cui un nuovo direttore d'orchestra si presenta, passano pochi secondi, ci si guarda in faccia, ci si dà la mano e in quel momento si è stabilita un'unità. Esistono problemi fra souffleur e direttore d'orchestra? Problemi potenziali possono esistere se uno dei due non ha l'empatia necessaria. Ma trattandosi, nel mio caso, per fortuna, sempre, senza eccezione, di grandi personalità, di direttori d'orchestra esperti, di direttori d'orchestra generosi e grandi sotto ogni punto di vista, i problemi potrebbero nascere solo se io, come suggeritore,
non fossi all'altezza di servire, di sostenere, di assecondare e di non disturbare questi grandi personaggi artistici. Diverso sarebbe con un direttore d'orchestra ipotetico che ha una personalità insicura, ma non ne ho mai conosciuti per mia fortuna, e che si senta eventualmente sopraffatto, confuso, disturbato dalla presenza di un individuo mediocre che sta seduto alla sua destra e che ritiene di poter fare tutto meglio di quanto non possa fare lui. Quando la mediocrità si potenzia, si ha la catastrofe. Ma per mia fortuna i maestri con cui io fino adesso ho lavorato sono tutt'altro che mediocri. Per quanto inesperto o impacciato potesse essere un maestro, ho sempre avuto davanti a me o a fianco di me o dietro di me, fisicamente parlando, non nella gerarchia, delle persone dalle quali io ho potuto solo imparare dal punto di vista artistico, dal punto di vista morale e dal punto di vista spirituale. Quindi no, non ci sono potenziali problemi. Io stesso sono sempre pronto a mettermi un passo indietro, farmi condurre. Il maestro sente questa mia volontà, è tranquillo nella sua sovranità, nella sua grandezza, e io mi sento onorato di servirlo, sostenerlo nel nome dell'arte e nel nome del cantante che poi in effetti dovrà cantare l'opera d'arte per il pubblico. La mia madrelingua è l'italiano. Si potrebbe supporre che un italiano abbia preferenza nel confrontarsi con testi di opere in italiano o in francese. Si potrebbe supporre. Nel mio caso non è così. Io preferisco il repertorio tedesco. Questo è il motivo principale per cui io, italiano, faccio il lavoro di souffleur a Bayreuth con un repertorio esclusivamente tedesco. Parlo il tedesco in maniera discreta, capisco il tedesco in maniera più che discreta, ma il fatto che io abbia dovuto e voluto imparare il tedesco in maniera capillarmente corretta, e l'ho fatto nell'arco di 30 anni, non l'ho fatto nell'arco di 3 mesi o di 3 anni, ha fatto sì che il mio amore per il testo tedesco fiorisse. Parlo in particolare della musica di Wagner. In realtà i testi che Wagner stesso scrisse per la sua musica sono ideali per essere recitati, per essere cantati e per essere suggeriti. L'espediente della Stabreim, dell'allitterazione, è fantastico. Vaia, vaga, vel. Non c'è niente di meglio per un cantante che sentire consonanti. Spotten, shamten, o la t. La lingua tedesca, che è una lingua consonantica, è perfetta dal mio punto di vista per essere suggerita in modo ritmico. Ricordo che il mio suggerire il testo non ha nulla a che fare con l'imbarazzo del cantante. È un'indicazione ritmico-metrica affinché il cantante sappia esattamente quando e come entrare.
con l'italiano, che è una lingua vocalica, devo stare molto, molto, molto più attento. Quando devo dire io t'amo, non posso dirlo forte perché sennò mi sentono dietro. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Queste consonanti aiutano. Wesheer, wesheer. La lingua wagneriana è ideale per un suggeritore. Sembra quasi, anzi non sembra, è evidente che Wagner pensasse anche al suggeritore quando ha composto i suoi testi. È evidente. Wagner è stato fin dai suoi primi anni a contatto col mondo pratico del teatro di prosa, del teatro musicale. Sapeva esattamente come congegnare un testo affinché i cantanti lo memorizzassero e lo presentassero al meglio, affinché un suggeritore potesse aiutare i cantanti in questo loro compito. Difficoltà nel testo di Wagner? Non ne vedo. Wagner, anche nei monologhi più lunghi e più complessi, riesce sempre a inserire quelle piccole pause che servono al cantante per riposarsi e che servono al suggeritore per dargli il nuovo testo. Sempre. Penso per esempio al grande monologo di Wotan nel secondo atto di Valchiria. E io da ragazzo, quando andavo all'opera, mi chiedevo: ma come fa quel cantante a memorizzare 20 minuti di monologo e la melodia e il ritmo e soprattutto quel testo complesso? E cosa succede se questo cantante dimentica o si confonde? Adesso che sono suggeritore, so esattamente che Wagner ha congegnato il testo in modo che ci fosse sempre quello spazio in cui il suggeritore, in maniera discreta e consonantica, aiutasse il cantante. Il cantante sente le consonanti. Non farò nomi, ma c'era un baritono tedesco, un grande cantante, un personaggio, che veniva definito das Schrecken der Souffleure, il terrore dei suggeritori. E io non capivo, ma come mai? Questo cantante una volta, non a me, ma a un collega, disse in maniera abbastanza diretta: ma non darmi l'inizio, il testo lo so dell'inizio, aiutami più avanti, non darmi più l'inizio, non mi serve. Benissimo. Moses und Aaron di Schoenberg. Il cantante arriva in scena e in quel momento non sa come cominciare. Il mio collega, così, con le braccia, e in quel momento lì questo Schrecken der Souffleure ha dovuto capire che in quel momento avrebbe avuto, proprio in quel momento avrebbe avuto bisogno, ma lui stesso aveva, per così dire, rovinato la sua chance. Quindi, rifiutando l'aiuto del suggeritore in un preciso momento della sua vita, aveva creato la sua stessa difficoltà. Ovviamente ci sono momenti buffi. Avevo a che fare con un cantante legastenico, ma non sapevo che fosse legastenico. Esistono episodi operistici in cui il souffleur non offende il cantante dandogli l'inizio logico, evidente di un'aria come «E lucean le stelle». Non dirò mai a un cantante «E lucean le stelle» perché so che lo sa. Introduzione del clarinetto, accordo dell'arpa, «E lucevan le stelle». Io guardo il cantante e respiro con lui.
Il cantante, purtroppo legastenico, dislessico, cominciò la frase con «e olezzava la terra». Cosa fai a quel punto? In quel momento lì pensai, ecco, avrei dovuto dirgli «e lucean le stelle». Ma mai e poi mai avrei pensato come «o Isis und Osiris». Mai. Tu guardi il cantante, respiri con lui. Mai. Ci fu invece un cantante poco cordiale da cui andai un giorno. Il regista stava chiacchierando, stava parlando, stava spiegando, quindi io con tono di voce basso, sommesso, umile, andai da questo cantante e mi presentai, dissi il mio nome e dissi la mia funzione. Lucio Golino, souffleur. Questo cantante alto molto più di me, in tutti i sensi, più alto di me in tutti i sensi, mi guardò e mi disse: «Und, warum so leise? Perché parli così piano?» Interpretai questa sua osservazione come un invito a farmi sentire nel momento in cui il cantante aveva bisogno. Inizia la prova, il cantante siede davanti a me, arriva il suo attacco e io accenno con una certa forza, ricordandomi di questo «Warum so leise?», con una certa presenza, il suo testo. A quel punto lì il cantante fa un gesto e dice «Shh! Den Text kenne ich schon». So il testo. Sapienti sat.